Molliche, ben ritrovate in una nuova infarinatura. Vi avevo anticipato che la cadenza sarebbe stata più dilatata, quindi abbiate pazienza. Oggi vorrei parlarvi di Phantom Brigade, uno strategico a turni dal concept molto interessante, sviluppato da Brace Yourself Games. L'incipit del gioco ci presenta una nazione ormai quasi del tutto soggiogata da una spietata operazione di conquista. Sono ben pochi i nuclei di resistenza rimasti a fronteggiare la minaccia e noi, come giocatori, ci ritroveremo proprio a capo di uno di questi. La Phantom Brigade ha ancora dei mecha a disposizione ed è pronta a riaccendere gli animi dei compatrioti in una campagna di liberazione dalle premesse non proprio rosee. È un'introduzione piuttosto classica, ma che fornisce il carburante necessario a far innescare le prime schermaglie del tutorial. Il titolo affonda le proprie fondamenta su due aspetti distintivi: le battaglie tattiche definite ibride a turni e la grande personalizzazione dei robot che andremo a comandare durante le missioni. La mappa della campagna sarà divisa in numerose regioni attraverso le quali potremo muoverci liberamente grazie al grande mezzo che funge da base operativa, facendo scorrere i giorni di gioco. I territori ostili sono brulicanti ed eventi, come convogli, cittadini da riconquistare, pattuglie alla nostra ricerca e punti strategici attraverso i quali riprenderne gradualmente il controllo. Una volta conquistati abbastanza obiettivi, la resistenza si ribellerà agli oppressori in una guerra di attrito. A questo punto dovremo decidere in quali zone nevralgiche intervenire a discapito di altre, mantenendo costanti le vittorie nel tempo per non perdere nuovamente la zona. Mentre ci si sposta in territorio ostile, così faranno i nostri nemici e più staremo nella regione e più l'allerta sarà alta. Spostarsi da una meta all'altra richiederà quindi sempre più attenzione, costringendoci a volte a tornare in confini alleati per far calmare le acque. Senza contare servirà tempo anche per eseguire ricerche, così come per ristabilire mecha ed equipaggio danneggiati. Il fattore temporale, insomma, è molto importante. All'interno della base si gestiscono i robot, interamente personalizzabili nelle componenti e nelle armi, recuperabili dai nemici sconfitti o costruiti se in possesso di materiali e progetti. Alcuni di essi potranno anche avere piccoli bonus passivi randomici che aggiungono un livello ulteriore alla profondità di personalizzazione. Attraverso le ricerche si può migliorare molti aspetti del convoglio, dal numero massimo di robot a vari aggiornamenti prestazionali della base stessa. Per quanto riguarda i combattimenti, potremo schierare un massimo di 4 unità. Gli obiettivi primari e secondari di ogni missione sono abbastanza diversificati, dalla distruzione di strutture specifiche, l'evacuazione di obiettivi sensibili, al più classico elimina tutti. Sarà sempre specificato sulla mappa il livello medio dei nemici coinvolti e la presenza o meno di rinforzi, così da poter valutare il rischio. Come dicevo prima, questi combattimenti vengono definiti ibridi a turni e il concept è effettivamente interessante. Il turno sarà in realtà una fase di preparazione durante la quale avremo la possibilità di vedere una simulazione delle azioni nemiche su una timeline dei prossimi 5 secondi. In base a queste informazioni, per ogni unità dovremo andare a inserire sulla timeline le diverse azioni che vogliamo eseguire. Ogni azione ha una sua durata, che può essere variabile, come in caso degli spostamenti, o fissa, e alcune possono anche essere sovrapposte, per esempio molti degli attacchi e il movimento. Molte provocano surriscaldamento nell'unità, che si danneggerà se viene superata la soglia massima, una meccanica che serve ad evitare di concatenare un numero eccessivo di azioni di seguito. Anche la conformazione del terreno ricopre un ruolo importante. Le mappe, per quanto non molto differenziate tra loro, presentano edifici e colline da poter sfruttare come coperture a nostro vantaggio. Una volta deciso il piano di azione, si conferma e si guarda su schermo in tempo reale l'esito delle nostre decisioni in 5 secondi di azione automatica. Prima della pianificazione successiva si potrà rivedere quante volte vogliamo cosa è successo precedentemente. È un sistema, come dicevo, molto interessante, non privo però di sbavature. Per quanto la previsione nemica sia molto accurata, ci sono dei fattori che esulano dal controllo del giocatore. Ogni arma ha una portata, ma essere alla distanza giusta non assicura di colpire il nemico, né tantomeno di danneggiarlo con precisione. I mecha infatti non hanno una barra della vita totale, ma ciascun pezzo fa storia a sé.
Questo implica che con una salva di colpi si potrebbe colpire 3 volte il braccio, 2 la gamba e il resto a vuoto in base al posizionamento delle due unità, e solo la distruzione completa o la morte / svenimento del pilota ne portano alla disattivazione. Insomma, è difficile prevedere il risultato delle nostre azioni prima che accadano, e mi è successo più volte di quanto volessi di essere incerto su quanti attacchi portare verso un nemico per eliminarlo, non sapendo quanti avrebbero colpito e in che modo, ma magari sono io che non ho capito a fondo il sistema. Gli attacchi corpo a corpo sono un altro problema. È difficile capire l'hitbox ed evitare che i due mecha si schiantino, causando così danni anche all'attaccante. Il comparto tecnico è piuttosto piacevole, nessun smascellamento all'orizzonte, ma sia le unità che le ambientazioni sono ben curati, con anche un discreto livello di dettaglio quando si zooma e in generale un impatto visivo molto piacevole. Il lato sonoro invece è più anonimo, con musiche di sottofondo dimenticabili ed effetti nella media. In definitiva, comunque considero Phantom Brigade un prodotto valido nonostante i problemi. Ci sono moltissime statistiche ed elementi da comprendere, che se da un lato fanno parte del fascino della minuziosa personalizzazione dei robot, per alcuni potrebbero essere un po' troppe informazioni da accollarsi, ma per altri un'erezione continua cercando di min-maxare il possibile. L'incipit non si traduce mai in una vera trama e le regioni della mappa sono sostanzialmente tutte uguali. Non ci sono vantaggi particolari nel conquistare l'una o l'altra, quindi il fatto che siano così tante perde un po' di valore. Il combattimento di contro è molto appagante nel momento in cui si vedono le proprie strategie concretizzarsi nella maniera giusta. La simulazione della battaglia è molto spettacolare e bella da vedere, con mecha che si spostano per lo schermo tra proiettili ed esplosioni. Peccato solo che a fine scontro non si possa rivedere la simulazione dell'intera azione, sarebbe stato un bel valore aggiunto. La personalizzazione dei mecha è senz'altro la parte più riuscita. Un altissimo numero di opzioni e combinazioni permettono di creare il proprio personale stile di gioco. Peccato solo che alcune armi avanzate risultino veramente troppo efficaci. Phantom Brigade ha diversi difetti, ma anche un concept che esce dai soliti standard degli strategici a turni e dei punti a favore molto solidi. Merita sicuramente dell'attenzione, forse i 29 € a cui viene proposto sono un pelino troppi, quindi vi consiglio di aspettare qualche sconto, già con 10 € o meno è un buon acquisto. Ovviamente fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate della recensione e se lo avete giocato del prodotto, invitandovi a condividere il video per il bene del canale e a passare dai social e piattaforme varie che trovate in descrizione. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.